Ciao, io sono Andrea e voglio parlarti di un argomento molto importante e molto attuale, il cyberbullismo. Molto spesso, ed erroneamente, si pensa che questa problematica sia relegata solo al mondo scolastico, ma ormai questo fenomeno è diffuso in tutta la società e a tutte le età. Purtroppo è la conseguenza diretta di un uso errato di internet dove molte persone pensano di essere protette, ma soprattutto immuni dalle regole e dalle leggi della società reale. Ma che differenza c'è tra il bullismo e il cyberbullismo? Se il bullismo avviene nella società reale, il cyberbullismo è diffuso principalmente sul web e spesso coinvolge anche persone molto distanti tra loro, anche sparse in continenti differenti e che molte volte nemmeno si conoscono personalmente. Erroneamente, il cyberbullismo crede di essere anonimo, magari celandosi dietro a uno username. Sfortunatamente questo tipo di violenze hanno una forza maggiore confronto al bullismo tradizionale, riuscendo a fare gruppo più facilmente, sollecitando ed esortando altri bulli virtuali a partecipare all'azione. Il web è sicuramente uno strumento ad oggi insostituibile. Permette infatti di accorciare le distanze, velocizzare i flussi di lavoro, abbattere i muri. Sempre più spesso però non è così e al contrario questo potente mezzo viene usato per aggredire e umiliare le persone. Nei casi più estremi, gli aguzzini arrivano anche alle minacce e alle molestie, sicuri del fatto di non essere perseguibili ed essere al di sopra degli altri e della legge. Il bullismo online è di fatto un reato, più precisamente una violenza di tipo psicologico che viene perpetrata ai danni delle vittime e può causare ansia, insonnia, insicurezza, isolamento, nei casi più gravi anche disturbi alimentari e purtroppo anche autolesionismo. Nei casi estremi può portare al suicidio. L'obiettivo di un cyberbullo è quello di denigrare e ferire intenzionalmente la vittima designata, dove, utilizzando spesso la presunta anonimità della rete, i bulli inveiscono contro la vittima, dicendo cose che in una situazione normale, magari faccia a faccia, non direbbero mai. Ma è proprio la sensazione di invisibilità a tirare fuori la cattiveria e la rabbia, che nelle società reali non verrebbe mai fuori. Purtroppo tutti possono diventare vittime di cyberbullismo, esattamente come chiunque può trasformarsi in un bullo virtuale. Molto spesso infatti sono le vittime di bullismo a trasformarsi loro stessi in bulli come rivincita o vendetta per dimostrare coraggio. Le azioni di cyberbullismo inoltre non hanno limiti di tempo e spesso vengono perpetrate per tutto il giorno, 24 ore su 24, da uno o più aguzzini che riversano la loro rabbia sulla vittima prescelta. Il bullismo online, confronto al bullismo tradizionale, ha una rapidità di diffusione altissima, anche grazie alla tecnologia come la messaggistica istantanea, i gruppi o i canali spesso gestiti proprio dai bulli e che contano su un alto numero di utenti collegati dove vengono inseriti materiali, video imbarazzanti, frasi offensive o minacce. Viene da chiedersi perché e cosa spinga queste persone a compiere questi reati. Spesso la motivazione può essere di tipo caratteriale e molto spesso è causato da un background familiare problematico. Ma sempre più spesso le motivazioni sono più futili, come ad esempio per vendetta o per mero divertimento. Spesso queste persone senza bullismo non riuscirebbero ad avere amicizie o rapporti normali con le altre persone. A volte invece è il bullo stesso ad essere vittima di un gruppo che lo obbliga ad azioni di violenza psicologica verso una vittima per dimostrare lealtà e sottomissione al gruppo. Purtroppo sono i giovani e sempre più spesso i giovanissimi a commettere questo reato non coscienti dei danni e delle conseguenze a cui potrebbero andare incontro. Perché se è vero che internet è un mondo a sé, è anche vero che questo è pieno di rischi e insidie che bisogna saper riconoscere, ma soprattutto bisogna essere coscienti che anche questo mondo sottostà alle regole morali e sociali, soprattutto alla legge. Le tipologie di bullismo sono molteplici.
Se conoscete qualcuno vittima di uno di questi reati o siete voi stessi delle vittime, denunciate subito alla polizia postale attraverso il sito www.commissariatodps.it oppure presso la sede più vicina a te. Cominciamo dal flaming, ovvero l'invio di messaggi volgari, offensivi oppure violenti, il cui obiettivo è suscitare battaglie e scontri verbali sui social network. L'harassment, invece, sono le molestie che avvengono attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi mirati a ferire la vittima designata. Denigration, invece, è la denigrazione della vittima attraverso insulti o diffamazione con diffusione di pettegolezzi o falsità attraverso email, gruppi o canali online o chat con l'obiettivo di danneggiare la persona designata. Exclusion, ovvero l'esclusione intenzionale di un particolare utente da un gruppo con l'obiettivo di emarginarlo. Il cyberstalking, invece, è una vera e propria persecuzione che corre sul web attraverso minacce e molestie ripetute dal tono violento che hanno lo scopo di spaventare la vittima. Outing e triggering, invece, sono atti che mirano a ottenere la fiducia della vittima al fine di diffondere confidenze e informazioni strettamente personali o materiale foto-video privati. Il sexting è invece l'invio di messaggi o minacce a sfondo sessuale che vengono diffuse pubblicamente sul web. Il doxing è similare al precedente ed è la diffusione pubblica di documenti o altri dati sensibili allo scopo di violare la privacy. Infine, l'identity theft, ovvero il furto di identità, e l'impersonation, ovvero la sostituzione di persona. In questo caso il colpevole si sostituisce alla vittima con una finta identità, appropriandosi di foto e dati personali e a volte anche rubando gli accessi alle caselle di posta o ai social network al fine di inviare messaggi o diffondere materiale personale per danneggiare la reputazione della vittima. Proprio soffermandoci su questo ultimo punto è molto importante approfondire un altro argomento estremamente attuale ma spesso sottovalutato: la nostra cyber identity. Se nella società reale ognuno di noi nel tempo si costruisce una propria identità personale analogamente con l'avvento di internet e in particolare con il web 2.0 e la diffusione dei social network, in parallelo è nata anche la nostra identità digitale, che si crea giorno per giorno utilizzando la rete e interagendo. Si può semplificare come la somma di dati che lasciamo sul web attraverso azioni e parole, con ad esempio le iscrizioni a siti web, messaggi su forum, social network, pagine, siti personali, profili pubblici. Per questo motivo è fondamentale proteggere anche questa nostra identità, magari non tangibile, ma a suo modo reale. Come possiamo fare? Prendete l'abitudine di controllare periodicamente il vostro nome e cognome sui motori di ricerca per vedere se qualcuno ha utilizzato la vostra identità. Anche le nostre password e i nostri dati di accesso vanno protetti, sia cambiandoli con frequenza, ma anche utilizzando le autenticazioni a 2 fattori che ormai sono disponibili in moltissimi social network e servizi di posta elettronica. Come abbiamo detto, il web è un mondo parallelo, ricco di opportunità e vantaggi, ma negli ultimi anni si sono moltiplicati i reati all'interno di questo luogo. Uno dei più diffusi è il cyberbullismo, molto frequente in età scolastica, ma che si sta diffondendo sempre più a tutte le età. Il cyberbullismo è una violenza psicologica, un vero e proprio reato riconosciuto dalla legge che mira a denigrare, offendere e spaventare le vittime, spesso con furto e diffusione di materiale personale e privato e nei casi più estremi con un vero e proprio furto di identità. Ognuno di noi, infatti, quando comincia ad usare attivamente il web, si costruisce una sua identità digitale che, analogamente a quella personale nella società reale, si costruisce con azioni e relazioni, raccontando chi siamo. Essendo strettamente personale, bisogna proteggerla e averne cura, ricordatelo. Per ora ti saluto e ti ringrazio per l'attenzione in questi 10 video. Ciao! Se sei vittima di cyberbullismo o conosci qualcuno che lo è, devi denunciare sempre.
Contatta la polizia postale attraverso il sito www.commissariatodps.it oppure recati alla sede più vicina al tuo domicilio.